Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Come sicuramente immagino avrete sentito, Fractal in questi ultimi giorni ha annunciato un nuovo prodotto. Parlo della Fractal AM4. Ebbene, molti di voi mi hanno scritto per lo più in privato chiedendomi che cosa ne penso, ma soprattutto se può essere o meno un acquisto sensato. Quindi eccomi qui, voglio fare questo video, vi dico la mia opinione e spero che questo video vi possa servire per valutare se questo può o non può essere il prodotto che fa al caso vostro. Dunque, come ormai sappiamo, è indubbio che Fractal produca dei prodotti di altissima qualità a livello professionale. Dunque non indugerò sul fatto se suona bene, se non suona bene, se le simulazioni sono belle o non belle. Premesso e concesso che non si sa cosa possa significare bello o brutto, perché naturalmente è del tutto suggestivo. Naturalmente io questa AM4 non l'ho ancora provata, non l'ho ancora sentita, ma vado sul sicuro e ci metto la mano sul fuoco che sarà sicuramente un prodotto di alta qualità e che i suoni saranno sicuramente al top. Dunque Fractal è sicuramente conosciuta per la serie Axe FX, dalla prima, la seconda e la terza, con tutti i suoi derivati come per esempio la AX8, FM3 e FM9. Tutti questi sono degli amp modeler, ossia sono dei sistemi digitali che si occupano di simulare amp e cab. Questo significa che al loro interno troviamo una grande raccolta di effetti come compressori, distorsori, modulazioni, delay, riverberi, ma troviamo anche simulazioni di amplificatori e casse. Quindi è un sistema chiuso, è un sistema completo. Praticamente per andare a suonare fuori mi basta semplicemente la mia chitarra, la mia FM3, supponiamo, e un paio di cavi. Non ho bisogno di portarmi dietro il mio amplificatore, quindi è un sistema che sostituisce a tutti gli effetti l'amplificatore vero. Chiaramente quei chitarristi che suonano utilizzando il loro amplificatore vero non se ne fanno niente della simulazione digitale, perché ricordiamolo, se già possiedo un amplificatore nella realtà non ho senso di andare anche a simularlo, quindi utilizzerebbero questi sistemi solo e unicamente come semplici multi-effetti, quindi solamente per riverberi, distorsori, delay, modulazioni e via dicendo. Nel 2014 Fractal infatti annunciò la FX8, che poi venne distribuita in primavera del 2015, e questa fu proprio la prima pedaliera pensata da Fractal proprio per quell'utenza che invece utilizza il proprio amplificatore vero. Quindi nella FX8 troviamo praticamente tutti gli effetti presenti nella AX8 e nella Axe FX2, tranne le simulazioni di amplificatore e le simulazioni di cabinet. Ebbene, dopo 10 anni, quindi nel 2024, l'anno scorso, Fractal annuncia la nuova VP4. Praticamente la VP4 riprende lo stesso identico concetto della FX8. È un sistema pensato per essere utilizzato con un amplificatore vero. Caratteristiche salienti di questo prodotto sono ad esempio le uscite, che sono a guadagno unitario. Significa che la VP4 non aumenta e nemmeno riduce il volume di uscita, proprio perché è pensata per essere integrata ad esempio a dei pedalini o ad un amplificatore. Possiede 2 ingressi e 2 uscite, quindi ci permette di utilizzarla con un metodo 4 cavi con il nostro amplificatore, o magari anche semplicemente in send e return. Quindi capiamo subito che è un sistema pensato unicamente per l'uso con un amplificatore. La VP4 presenta 4 blocchi effetto, significa che abbiamo 4 slot.
liberi e possiamo assegnare noi questi 4 slot a quello che vogliamo. Se vogliamo mettere ad esempio 2 compressori o un equalizzatore, un chorus, un delay e un riverbero, o magari vogliamo mettere un pitch shifter, un wah, un chorus e un distorsore, decidiamo noi che cosa vogliamo mettere, però abbiamo solo e unicamente 4 slot liberi. Quindi sostanzialmente possiamo immaginarcela così: è come avere una pedaliera analogica composta da 4 pedalini e stop. E arriviamo al dunque. Proprio qualche giorno fa, quindi siamo in novembre 2025, Fractal annuncia la nuova AM4 che sarà disponibile qui in Europa a partire dal 10 dicembre. Questo è quello che è dichiarato. Ebbene, cosa c'è di diverso con la AM4? Perché così, a vederle una confrontata all'altra, sembrano praticamente identiche. La AM4 è a tutti gli effetti un amp modeler, come lo è la FM3, come lo è la FM9, come lo è la AXFX3 e la AX8. Quindi il punto è proprio questo. Molti di voi mi hanno scritto: ma che senso ha acquistarla? C'è qualcosa di diverso che la rende più appetibile rispetto ad una FM3? Ecco, questo naturalmente io non posso dirlo, non vi posso consigliare una cosa o l'altra, posso semplicemente illustrarvi quello che sono riuscito a capire in questi giorni dai vari manuali e dalle varie pagine ufficiali. Non ho guardato neanche un video, io mi affido alle pagine ufficiali dei vari prodotti e naturalmente bisognerà aspettare a vederla sotto mano per provarla. Diciamo che innanzitutto, diversamente dalla VP4, la AM4 non è a guadagno unitario, ma abbiamo un livello di linea che può essere regolato, e infatti lo vediamo a sinistra dello schermo, è comparso questa knob level dove prima nella VP4 appunto non c'era. Come vi dicevo, è un amp modeler, quindi significa che al suo interno abbiamo le simulazioni sia di amp che di cab, che, attenzione, diversamente da ciò che succede in AXFX3, FM3 e FM9, i due sono uniti in un unico blocco, quindi non abbiamo il blocco amp e il blocco cab slegati, abbiamo un unico blocco amp che comprende sia la testata, quindi comprende sia la simulazione di amplificatore vera e propria e comprende anche la simulazione di cabinet, che, se non erro, può avvenire tramite i Dynacab o anche tramite Impulse Response, che possiamo naturalmente importare esternamente. Ecco, il punto è che il numero di blocchi totali sono come la VP4, ossia 4 in totale. Togliendo quello occupato naturalmente per la simulazione di amplificatore e cassa, ne restano 3. Quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte ad un amp modeler dove possiamo selezionare naturalmente il modello di amplificatore, il modello di cassa che vogliamo. Oltre a questo abbiamo altri 3 effetti disponibili che naturalmente possiamo disporre dove vogliamo. Quindi mi immagino ad esempio una persona che utilizza un distorsore, un delay e un riverbero, o magari un compressore, un chorus e un riverbero. Diciamo che se un utente, se un chitarrista non ha grandissime necessità, quindi il tutto si riduce a 3 pedalini, ricordiamoci che un blocco è occupato dall'amplificatore, e allora penso proprio che può fare al caso vostro, anche perché, lo ricordo, Fractal nelle sue simulazioni è molto minuziosa e tiene sempre aggiornato e migliorati i propri prodotti. D'altra parte, se siete dei chitarristi che invece fanno largo uso di effetti, e vale a dire più di 3
effetti in pedaliera, ecco qua magari vi potreste trovare abbastanza castigati, perché ovviamente questo è quello che ci mette a disposizione la macchina. Voglio però ricordare una cosa molto importante e comune a tutti i sistemi AXE FX3, FM3, FM9, VP4 e anche questa nuova AM4, che ogni blocco funziona con i rispettivi canali. Quindi significa che se noi per esempio inseriamo un blocco overdrive, avremo il blocco drive A, B, C e D all'interno dello stesso blocco. Significa che se io ad esempio utilizzo un Procorat, un Tube Screamer, un Boss DS1 e che ne so un Big Muff, quindi 4 overdrive distorsori completamente diversi, non devo riempire tutti i blocchi della catena, ma li inserisco all'interno di un unico blocco che potrò poi andare a richiamare tramite le scene o assegnando dei pulsanti specifici. Attenzione, naturalmente ne potrò usare uno alla volta. Questo significa che se voglio ad esempio usare il Tube Screamer come boost per il mio Big Muff, dovrò obbligatoriamente occupare 2 slot, ma se non è mia intenzione usarli contemporaneamente, posso naturalmente usare i canali. Chiaramente non posso, attenzione bene, non posso cambiare categoria di effetto. Se inserisco ad esempio un delay, potrò scegliere delay A, un delay analog, delay B, un delay digital, delay C, un tape delay, chiaro, ma sempre delay devono essere. Veniamo ora alla questione dei prezzi, perché le cose possono essere belle, brutte, interessanti o meno interessanti, ma è tutto in funzione anche al prezzo di vendita. I prezzi che vi dirò qui sono riferiti all'Italia, quindi considerateli con l'IVA già applicata. Ecco, il prezzo di vendita di AM4 sarà di 920 euro. Se pensiamo che la VP4, quindi praticamente la versione senza amp modeling, viene venduta per 820 euro, ecco, con 100 euro in più sostanzialmente avete anche gli amplificatori e i cabinet. È giusto naturalmente confrontarlo anche con FM3 Mark II Turbo, che è il modeler compatto di casa Fractal, che viene invece 1330 euro. Quindi sostanzialmente abbiamo un salto dalla AM4 alla FM3 di 410 euro. Chiaramente non sono la persona più indicata per dirvi se fate bene o non fate bene spendere o non spendere sti soldi, però naturalmente considerate anche il fatto che FM3 vi permette rispetto alla M4 di fare veramente molto di più, però dipende sempre da voi quanta è la vostra necessità, qual è il vostro bisogno, chiaro. Voglio concludere anche con qualche mia perplessità su questa AM4, perché naturalmente non è tutto ciò che luccica. E la prima mi è venuto proprio facendo un confronto con la VP4, perché si pensa che siano due macchine uguali, una con l'aggiunta dell'amp, in realtà non è proprio così. E si nota questo proprio dal comparto effetti. Nella VP4 abbiamo veramente molti effetti e invece nella AM4 alcuni di questi sono stati tolti. Per esempio non c'è il Plex Verb, quindi praticamente tutti quei riverberi molto lunghi, molto lush, tipo shimmer, ecco nella M4 questo Plex non c'è. Purtroppo è stato tolto anche il multitap delay. Per me è un peccato perché ne faccio largo uso, invece rimane un semplice delay. Un'altra cosa che è stata tolta è il blocco synth.
magari forse è usato da pochi, però il synth di Fractal secondo me era uno dei più avanzati e dei più belli. Lo troviamo nella VP4, purtroppo nella AM4 è stato tolto. Ma che mi ha un po' lasciato così è proprio la mancanza del pitch shifter. Il pitch shifter, che può essere utilizzato come naturalmente un whammy, se collegato ad un pedale di espressione, può essere utilizzato come un virtual capo per naturalmente aumentare o ridurre l'intonazione dello strumento, o come harmonizer. Ecco, questo non c'è nella AM4. Ecco, anche qua secondo me questo sarebbe stato un po' forse più importante. Ecco, mi sono chiesto come mai sono stati tolti questi e non lo posso sapere di certo, ma presumo che sia semplicemente per una questione di CPU, per una questione di calcolo, perché naturalmente il pitch shifter, come il multitap delay, come il plex verb, come il synth, sono blocchi che ciucciano tante risorse, e quindi credo sia per questo, ma ovviamente è solamente un'ipotesi, sono stati tolti. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' così sono stati proprio gli ingressi e le uscite, dico quelle analogiche, quindi gli input e gli output. Ebbene, la AM4 possiede un insert, quindi un send e un return, per capirci, ma attenzione, non l'hanno chiamato FX Loop proprio perché è un insert, e lo vediamo proprio dallo schema ufficiale presente sulla wiki di Fractal, dove il insert è posizionato alla fine di tutta la catena, dopo il processamento digitale. Questo significa che se io prendo un pedalino e lo collego in send e return, questo si troverà alla fine di tutto, un attimo prima di uscire dalle uscite quelle generali. Quindi non abbiamo la possibilità di posizionare l'FX loop nel punto che vogliamo della catena, perché questo è proprio un insert, è ovviamente uno spazio bloccato che si trova alla fine della catena. Quindi questa AM4 non può essere utilizzata con il metodo 4 cavi. Naturalmente, se io ho dei distorsori miei analogici che mi piacciono e quindi li metto prima della simulazione di amp, semplicemente lo collegherò prima di entrare nella AM4. Se invece per esempio ho un riverbero, a me piacciono molto ad esempio i riverberi di Eventide H9 e H90, ebbene non farò altro che metterlo nell'insert o metterlo proprio addirittura alla fine, in uscita dalla AM4. Ma il punto è, se io per caso sono affezionato ad un specifico, che ne so, delay, ad un specifico chorus che vorrei posizionare dopo la simulazione di amp, ma prima i riverberi di Fractal, ecco, questo non lo posso fare. Secondo me questa è veramente una grande deficit. Diversamente la VP4, avendo 2 ingressi, 2 uscite, la possiamo gestire come vogliamo, possiamo anche collegarla con il metodo 4 cavi. Mi sarei aspettato, come avviene in tutti i sistemi anche più semplici, un FX loop da poter inserire all'interno del segnale, del percorso del signal path digitale. Anche qua, perché non l'hanno fatto? Purtroppo non lo posso sapere. Presumo, ipotizzo, si tratti sempre di una questione di probabilmente ridurre i costi, perché comunque sappiamo che ogni uscita ed ogni ingresso deve avere un convertitore digitale analogico, analogico digitale, se voglio rimettere il segnale all'interno del signal path. Diversamente, se invece metto un'uscita e un ingresso alla fine di tutto analogico, non ho questo problema. Presumo, è un'ipotesi, però naturalmente non sono io il progettista, probabilmente avrei fatto altre scelte sicuramente. Quindi diciamo che sono queste 2 le cose che mi hanno lasciato un po' così, anzi 3 diciamo. Il ridotto numero di slot
considerato il fatto che è un amp modeler e dunque un blocco viene praticamente perso per la simulazione di amp e me ne restano solo 3. La questione del send and return, che invece troviamo solo e unicamente alla fine di tutto, quindi mi è praticamente precluso l'utilizzo del metodo 4 cavi e inserire effetti all'interno della catena, e ovviamente molti effetti personalmente a me cari, tipo il pitch, tipo il multi delay, sono stati tolti, non sono presenti, che anche qua non è detto che magari con i futuri aggiornamenti magari li reintegrano. Quindi ragazzi, questo è quello che sono riuscito a capire di questa AM4, il prezzo ve l'ho detto, le mie perplessità anche, naturalmente la palla adesso spetta a voi se può essere o non può essere il sistema che fa al caso vostro. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito come al solito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, aiuterete questo canale a crescere. Vi invito anche a fare un salto sul mio sito robirocks.it, dove trovate i preset che realizzo per Fractal e per tutti gli altri sistemi. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!